Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono Giovanna Forlanelli, Presidente della Fondazione Luigi Rovati, e oggi è un giorno particolarmente importante per noi perché presentiamo questo progetto Star Bene Insieme. A un anno dall'apertura del museo finalmente riusciamo a partire col progetto di inclusione per i malati con demenze e con Alzheimer, a cui tentiamo particolarmente. La Fondazione, come sapete, molti di voi lo sanno, nasce da un passato ed è stata fondata e dedicata a Luigi Rovati, che era un medico, farmacologo, imprenditore, per cui la salute e il benessere delle persone è da sempre nella nostra famiglia e guida la Fondazione. Quando abbiamo aperto il museo abbiamo proprio dichiarato che il museo sarà un laboratorio di ricerca. Da Monza lo spostiamo a Milano, lo spostiamo all'interno della bellezza dell'arte, un laboratorio di ricerca per studiare il rapporto tra benessere e cultura, frequentazioni culturali e arte, perché pensiamo che l'inclusione e il vivere un museo debba essere proprio un luogo dove le persone ritornano, stanno bene, e a un anno dell'apertura questa cosa si è già avverata, perché i visitatori, noi abbiamo all'ingresso un totem e raccogliamo, diciamo così, il giudizio di questo luogo, su come le persone vivono questo luogo, e abbiamo un giudizio su una scala da 1 a 10 di 9, che è altissimo, per cui viene molto apprezzato i progetti che noi facciamo, le conversazioni. E domenica scorsa noi aderiamo alle domeniche gratuite dei musei, abbiamo avuto il picco assoluto di visitatori, abbiamo avuto circa 1406 visitatori, che è il massimo che noi possiamo avere in una giornata, perché gli spazi non sono enormi, per cui abbiamo anche proprio contingentato gli spazi, per cui è stato un grandissimo successo e siamo molto contenti di aderire a queste giornate gratuite, perché abbiamo la possibilità di avere persone di qualsiasi ceto sociale, ma anche ultimamente tantissimi giovani che si accostano e che vengono proprio perché c'è la gratuità e poi magari ritornano, perché non è il costo del biglietto che spaventa molte volte, però l'idea di entrare gratuitamente in un luogo per i ragazzi, come voi sapete, è molto importante. Parliamo però di questo progetto che rientra in quello che noi chiamiamo Museo Gentile. Museo Gentile è, che abbiamo tra l'altro coniato insieme a Marco, in un brainstorming. Un Museo Gentile è tutto l'insieme delle attività che noi facciamo per l'inclusione all'interno del museo. Abbiamo attivato già con la Fondazione la Fondazione D'Agostini, la Fondazione Boroli, un percorso per i bambini con disabilità e anche intellettiva, Museo per Tutti. Abbiamo attivato con l'Istituto dei Ciechi un percorso per i ciechi e dall'ultimo convegno che abbiamo fatto, le conversazioni che noi facciamo la sera gratuite, abbiamo sempre la traduzione LIS, li registriamo in modo che questo accordo con l'Associazione Italiana dei Sordi possa permettere a tutte le persone di partecipare alle nostre conferenze. Ma parliamo di questo progetto Stare Bene Insieme, che è un progetto che ci vede collaborare con la Cooperativa Meridiana, una cooperativa a cui noi siamo vicini da tanti anni, proprio perché è un'eccellenza sul nostro territorio. Noi arriviamo da Monza e a Monza loro hanno creato questo luogo incredibile, perché la persona che viene accolta ha un'esperienza e vive a 360 gradi, partendo dal Paese Ritrovato, che come sapete tutti è un'eccellenza internazionale europea, perché in Europa ne esistono solo 3, credo che la nostra sia una di quelle che funziona meglio e comunque ha, insomma, quel tocco di creatività italiano all'interno proprio anche delle strutture, della bellezza di come sono state create le strutture, e fino ad arrivare poi alla RSA e per arrivare poi all'hospice. Per cui con loro abbiamo creato questo percorso che è sperimentale
e sono contenta di averlo fatto con loro, perché c'è qui presente mio marito Lucio Orvati, farmacologo, medico farmacologo. Noi abbiamo una struttura di ricerca che è rimasta appunto Rotta Farm Biotech. Avevo chiesto a loro di studiarmi un percorso per i sani, sono un po' più lunghi della Meridiana, per cui hanno messo a punto oggi mi dicono un protocollo di ricerca che però attiveremo credo dall'anno prossimo, perché poi partiamo con questo progetto per i malati con demenza e Alzheimer. Parliamo di demenza e Alzheimer perché poi appunto Marco ci racconterà che vogliamo avere le persone che entrano, non necessariamente persone che siano ricoverate, ma poi l'obiettivo poi finale sarà quello di studiare il benessere delle persone sane, per cui i normali visitatori che vengono al museo, che tipo di esperienza e che cosa l'esperienza museale può creare e può portare in più all'interno proprio di queste persone da un punto di vista sia emozionale che intellettivo. Roberto, a te la parola. Grazie. Io devo solo dire grazie alla Fondazione Rovati. Devo solo dire grazie alla famiglia Rovati, perché la famiglia Rovati in questi anni, in tutti questi anni, è stato un compagno di viaggio fondamentale. Noi siamo un gruppo di matti che ogni 2 o 3 anni mette in piedi una cosa nuova per rispondere alle esigenze del territorio, in modo particolare delle persone anziane, e non avendo un portafoglio, se così si può dire, ma solo un sacco di debiti, ci appoggiamo a tutta una serie di famiglie importanti del nostro territorio. Ovviamente la famiglia Rovati in questi anni è stata al nostro fianco insieme a tante fondazioni, penso a Fondazione Caripo, a Fondazione Manuli, ma anche tantissimi cittadini. Ebbene, noi siamo riusciti sempre a portare avanti iniziative nuove perché il legame nostro col territorio è sempre stato un legame molto costruttivo e soprattutto abbiamo sempre cercato di dimostrare che dove si pone la fiducia in noi cerchiamo di essere comunque corretti e far vedere che tutto sommato quel talento che ci viene dato viene poi fatto fruttare. Ecco, per cui innanzitutto portare avanti un progetto in un luogo così bello per noi è davvero uno stimolo, perché tutte le nostre strutture in tutte le nostre strutture abbiamo sempre cercato di coniugare la funzionalità col bello. Noi crediamo che vivere, lavorare in un ambiente bello rappresenti già una parte della cura. Ecco, pertanto il Paese Ritrovato, ad esempio, rappresenta un po' un mix di tutto quello che abbiamo imparato in 47 anni di lavoro. E adesso la prossima scommessa sarà, insieme alla famiglia Rovati, avviare un centro di ricerca proprio sulle malattie legate alla demenza, sulle terapie non farmacologiche. Ovviamente noi non ci mettiamo assolutamente su un livello farmacologico dove a livello internazionale ci sono tantissimi enti di ricerca e società che investono. C'è però oggi sul tema della demenza un lavoro da fare sulla qualità della vita. Non abbiamo ancora la molecola giusta per risolvere il problema, però abbiamo il dovere di far vivere bene questa parte della vita. Ebbene, l'arte è sicuramente un pezzo importante che noi abbiamo toccato con mano in questi anni, e essere qui oggi è solo un grande orgoglio, e diciamo grazie a tutta la famiglia Rovati. Ma ora entriamo nel progetto. Marco, visto che sei timido, hai preferito parlare attraverso un video. Io mi sono creato un avatar, quindi ci sembrava più agevole in 4 minuti darvi una prima informazione di che cos'è questo, che è un progetto culturale. Quindi non è un progetto di ricerca, diciamo, puramente scientifica, ma così l'abbiamo voluto noi definire e chiamare. Quindi chiedo magari se riuscite a farcelo partire, così lo vedete e lo vediamo insieme e lo commentiamo.
sappiamo quanto le arti e le esperienze estetiche ci possono essere d'aiuto a resistere alle tempeste della vita, guidandoci verso la progettazione di nuove possibilità su come immaginiamo il futuro e creando esistenze più appaganti e relazioni sociali più solide. E allora perché quindi non possiamo immaginare che questa idea di futuro e questa idea di esistenza più appagante non possa essere disponibile anche per persone che stanno perdendo la memoria e la coscienza di sé? Da qui nasce il progetto culturale dedicato alle persone con demenza e ai loro caregivers, dal titolo Stare bene insieme, promosso dalla Fondazione Luigi Rovati e dalla cooperativa La Meridiana di Monza. Stare bene insieme si concentra sull'inclusività museale delle persone con demenza e dei loro caregiver. L'obiettivo è quello di rendere l'accesso al museo non solo adeguato, ma anche inserito in una logica di normalità e di vita e ritmo giornaliero. Come si svilupperà il progetto? Inizialmente andremo a definire un campione di riferimento, persone con una diagnosi di demenza lieve moderata e i relativi caregivers. Per la selezione di questo gruppo non ci saranno particolari criteri di esclusione, ma faremo attenzione ad alcuni piccoli criteri più che altro di ragionevolezza. Quali sono questi criteri? Innanzitutto una particolare predisposizione alla creatività e alla sensibilità estetica, con dei tratti biografici e di scolarità particolarmente interessanti. In secondo luogo, una sufficiente autonomia motoria e una sufficiente capacità di esprimere opinioni e giudizio. Da ultimo, un caregiver particolarmente presente, motivato e interessato a sostenere il progetto. Dopo un incontro preliminare con i caregiver dove verrà presentato il progetto, ogni coppia potrà prenotare la sua visita museale che sarà pensata in 6 percorsi, disposti tra il piano ipogeo e il piano nobile del museo. I 6 percorsi sono suddivisi in 3 categorie: semplice, intermedio e complesso. Ogni coppia sarà invitata a partecipare a un minimo di 4 visite museali durante un periodo compreso tra novembre 2023 e marzo 2024. Ogni visita avrà una durata di circa 50 minuti. Una volta conclusa la visita, sia al caregiver che alla persona con demenza verrà proposto di compilare separatamente un questionario sul loro benessere generale dopo l'esperienza. Al termine della visita verrà consegnato al caregiver un tablet della piattaforma EasyTV, all'interno della quale, oltre a tutti i contenuti digitali prodotti e presenti nella piattaforma, sarà possibile rivedere le videoguide dei percorsi museali. Questo per rinforzare la visita precedente e per preparare il proprio caro alla visita successiva. L'inclusione è la forza che mantiene il sistema culturale e sociale in equilibrio. Crediamo così tanto in questa modalità che non divide ma che accoglie, che non discrimina ma che confonde insieme donne, uomini, figli e nipoti, storie e fatiche diverse, ma tutte importanti. Andiamo all'avatar. Sì. Sì, allora, una brevissima introduzione. Non abbiamo scoperto l'acqua calda, nel senso che le esperienze, il rapporto tra i musei e le demenze nascono anni fa, intorno al 2000, 2004, 2005. L'esperienza più importante da cui poi discendono tutte le altre esperienze è quella del MoMA di New York, da cui poi le esperienze europee, australiane e italiane, soprattutto in Toscana. Ne parlavamo prima, insomma, in Toscana attualmente c'è la possibilità di prescrivere da parte del medico la visione di un'opera d'arte, di attività culturali. Di attività culturali.
Ora, noi siamo in questa fase per cui abbiamo identificato, diciamo, l'abbiamo chiamato campione, ma non ci sembrava il termine adatto, la coppia, la diade, insomma, il familiare e la persona con demenza. Siamo circa a una quindicina di coppie. Avremo l'incontro di ingaggio, come avete sentito, che sarà il 21 di novembre, dove proporremo ai familiari di fare con noi questo percorso, che in questa fase è un percorso di osservazione. Devo dire che abbiamo lavorato insieme con Mauro Ceolini e Angela Paolucci, che alzatevi ragazzi, veramente ringraziare. Veramente bravi. Angela è neolaureata allo IULM, è entrata qui proprio per guidare questo progetto, mentre Mauro è con noi da tanti anni, è un amico, oltre a essere un artista, è una persona molto attiva nel sociale ed è la persona che ci risolve tutti i problemi durante le domeniche gratuite. Ecco, Grazie. Abbiamo proprio pensato di usare questi mesi proprio in maniera molto aperta, proprio di osservazione, per avere più dati possibili osservativi, per capire poi, una volta raccolti i dati, come il museo possa diventare autonomo il più possibile nell'inclusività delle persone. Sì, perché l'obiettivo vero è quello non di creare dei momenti specifici tipo laboratori eccetera, quello che succede in altri musei italiani, ma le persone devono venire come vengono i visitatori normali, a qualsiasi ora della giornata. Noi cercheremo di fermare il nostro personale, i nostri ragazzi, ne sta arrivando uno che tra l'altro poi sarà nella videoclip, che sono ragazzi giovani, che sono i nostri AXMI, le persone che seguono i visitatori all'interno della nostra struttura, per cui la differenza vera è proprio il fatto che le persone vengono liberamente, non devono fare prenotazioni particolari, per cui possono arrivare e troveranno questi percorsi che invece abbiamo studiato e strutturato. Alla fine di questa sperimentazione li metteremo a punto in maniera diciamo così ottimale, in modo che il museo sia veramente inclusivo. Sì, tra l'altro con una modalità che abbiamo pensato proprio di mappa, per cui che sperimenteremo, un lavoro incredibile fatto proprio con la possibilità che il caregiver proprio abbia un foglio in mano, uno strumento, e quindi segua insieme la visita, con un'osservazione molto discreta, molto diciamo non invasiva da parte dell'osservatore museale o di chi come noi di Meridiana poi seguirà questo progetto. Quindi è come se il luogo, l'ambiente, l'oggetto poi diventasse il mediatore principale. Non esistono altri mediatori, e alla fine dell'esperienza il recupero dell'informazione non è mediata da un laboratorio, ma è mediata solamente così da una percezione di quello che si è vissuto. Un dato in più è quello del rinforzo digitale. Ecco, questa è un'innovazione che noi vorremmo inserire, perché è stato fatto anche qui un grande sforzo, e qui ringrazio Francesca Casiello che è dietro in regia, Riccardo Scotti e Gianluca Tomei di Easy TV, che hanno realizzato insieme a noi tutti i video degli oggetti che sono all'interno dei percorsi. E la caratteristica anche qui di novità è che i percorsi poi possono essere modificabili, cose che stiamo già facendo adesso, perché alcuni oggetti della nuova collezione entreranno nel percorso, e quindi abbiamo strutturato una modalità per cui a seconda del tipo di oggetto lo inseriremo in uno semplice, intermedio o complesso. Certo, perché diciamo così, il progetto della nostra fondazione, l'innovazione proprio anche da un punto di vista espositivo, è che le mostre temporanee dialogano con la collezione permanente, che però cambia a seconda delle mostre, per cui abbiamo sempre questo problema, diciamo così, di non avere sempre gli stessi oggetti esposti. Abbiamo i capolavori della fondazione che normalmente sono esposti, però le mostre cambiano molto. Infatti abbiamo inserito in questo momento un gioiello della collezione Castellani, che è la mostra che chiuderà a marzo, per cui a quel punto con la nuova mostra dovremo ricambiare. Insomma, è un lavoro che noi facciamo volentieri, ma che permette di avere sempre il museo updated, è un museo sempre nuovo, per cui anche
questi malati o queste persone che verranno avranno sempre delle novità, un modo sempre per tornare. Ecco, in questa fase noi pensavamo proprio di dare la disponibilità alla Diade di un tablet, così che o immediatamente dopo o prima della visita successiva, ecco che si può rinforzare questo contenuto anche attraverso una videochiamata. Questo lo pensiamo in questa fase, per capire tutto ciò che può accadere per poi consegnarlo poi, no? È chiaro che questa apertura digitale noi la terremo perché poi il patrimonio viene cambiato, stiamo già pensando di come usare adesso i video anche con altre modalità. Vedremo a marzo che cosa succede, recupereremo i dati, cercheremo di capire che cosa accade, ma siamo molto fiduciosi di questo e tra l'altro anche il rapporto con le associazioni, qui abbiamo la Fondazione Manuli ma anche aperte con le altre federazioni, ci permette di dire che una volta che questa apertura in cui lanciamo il progetto a tutto il pubblico, non a questa prima fase di sperimentazione. Esatto. E questo è quanto. Vorremmo, per chiudere questa prima parte, farvi vedere una clip di un video che abbiamo realizzato su uno degli oggetti. Gli oggetti sono più di 60 nei 6 percorsi e quindi questa è una... Questa armatura è stata finemente decorata con incisioni che rappresentano scene classiche e trofei. La ricchezza nelle decorazioni fa pensare a uno degli ultimi armatori rinascimentali, Pompeo Dalla Chiesa. Dalla Chiesa fu uno dei principali armatori rinascimentali che produsse armature per le più grandi corti, tra cui possiamo ricordare i Savoia, i Farnese e i Gonzaga. L'armatura, prodotta alla fine del 1500, comprende un elmo dalla forma di prua di nave, che ha diversi buchi per la ventilazione. La gorgiera, a difesa della gola del guerriero, è composta da piastre che appunto difendono la parte anteriore e posteriore del collo. La corazza comprende un pettorale composto da scene rappresentanti personaggi umani e sovrannaturali. La protezione delle gambe, che è attaccata al busto, è composta da 7 lastre dal bordo arrotondato, così come gli spallacci asimmetrici, anch'essi composti da 7 lastre. I guantoni, con i polsini a campana, sono decorati nella maniera cosiddetta pisana. Si può vedere infatti nelle fasce che sono decorate con figure classiche. E qui dobbiamo fare un applauso. In effetti lui prima dei video pesava qualche chilo in più, poi in una giornata l'abbiamo prosciugato. Durata, linguaggio, dettagli. Questo è un oggetto che mi sembra entri nel percorso complesso. Sì, nel complesso, sì, permanente, quella che noi chiamiamo la sala delle armi. Esatto, per cui l'adattamento anche del linguaggio, no, del testo, è in questa modalità, cioè cerchiamo di capire che cosa è più agevole per la persona come esperienza. No? E in questa fase è chiaro che a tutto il campione verranno proposti tutti e 6 percorsi, ma non è detto che una persona possa scegliere sempre quello semplice oppure sempre lo stesso, ad esempio, no? Che quell'esperienza possa tornare utile per lei in questo modo. Tra l'altro una cosa interessante è che in questi percorsi è l'oggetto che parla e questa è una cosa che è anche molto etrusca, sì, perché tutte le iscrizioni sono, gli oggetti etruschi parlano, nella civiltà etrusca l'iscrizione dice io sono il vaso di, per cui anche portare questa personalizzazione in prima persona dell'oggetto rientra, diciamo così, anche nella natura archeologica etrusca del museo. Sì, questo l'abbiamo imparato è una cosa che noi avevamo in testa, ma che poi gli etruschi ci hanno restituito, no? L'abbiamo trovata, quindi nel percorso semplice sono gli oggetti che parlano, no? Mentre negli altri percorsi invece le complessità anche delle informazioni sono differenti. Vediamo.
Io direi che se ci sono delle domande per Marco, soprattutto anche per me, altrimenti... Giriamo pagina? Giriamo pagina e allora parliamo del paese ritrovato. Del paese ritrovato. Una cosa, sai, una realtà a cui sono molto affezionata. Bene, chiamiamo gli altri ospiti. Allora, io vorrei invitare Marco Falorni e Diego Dalla Palma, che gentilmente... Eccolo qua. Grazie Diego, grazie Marco. Allora, Marco Falorni è il regista del docufilm, ma io non devo chiamarlo docufilm, ma film, giusto Diego? Per me è un film. Film, ecco, che abbiamo realizzato. Niente, io lascerei a voi un po' un'introduzione per spiegarci... Che è un'intervista, lascio la Sì, perché Diego ha un'intervista. Potevi evitare di dire che devo andare perché ho un'intervista. Andavo, facevo l'intervista. È lavoro, lo giustifichiamo? No. Sì, lo giustifichiamo. Dipende da chi intervista. Questo non dipende da A volte è un supplizio. Intanto, se mi permettete, voglio farvi davvero di cuore non i complimenti, perché i complimenti, Giovanna e Lucio, sono superflui. Voglio dirvi, vi auguro, e alla mia età lo posso fare, che gli dèi e il destino vi possano assistere nei prossimi anni in relazione alla vostra generosità. A lei, Giovanna, perché io sto molto attento alle sfumature. Ho visto prima con quale grazia e con quale affetto, ma soprattutto considerazione e stima, ha nominato e salutato i suoi collaboratori. E questo vi fa onore, vi rende diversi in un'epoca egoista in cui ognuno pensa al proprio ego. E quindi grazie, perché questo concetto della cura delle fragilità, io è da tempo, lo scrivo anche e lo dico, dobbiamo arrivare alla cultura delle fragilità, che è un passaggio meraviglioso, che porta alla fratellanza, e mai come in questo momento la cultura delle fragilità potrebbe portare a una pace di cui si parla, ma nessuno poi alla fine la pratica. Detto questo, il mio pensiero vale pochissimo in relazione a quello che adesso loro tratteranno in maniera più attenta e completa. Vale pochissimo come essere umano, però vale molto come testimonianza, e sarò brevissimo. Io sono qua non per cianciare, ma sono qua perché io in un giorno della mia vita ho scoperto che mia mamma faceva i bisogni nel bidet e io ero arrabbiato perché, faccio una premessa, io provengo da una famiglia povera, con una madre che mi ha insegnato che cos'era il fascino femminile nonostante fosse quasi analfabeta. Quindi quel rossetto, quello sguardo dilaniato dal dolore e dal tormento mi hanno sempre creato grossi contrasti con lei, per cui eravamo uguali e quindi questo mi procurava a mia volta procurava dei tormenti considerevoli. Quando ho cominciato a vedere che era negligente, però nello stesso tempo era diventata collerica e anche violenta, credevo lo facesse perché, avendomi lasciato andare via neanche diciottenne, figlio unico, dalla Malga sull'altopiano di Asiago fra boschi e pascoli, credevo che volesse in qualche modo punirmi. E invece non era questo, e io questo non l'ho capito. Poi una sera ho capito che invece qualcosa stava accadendo, perché sono arrivato a casa alle 11:30 nel Veneto, sull'altopiano di Asiago. Lei mi ha aperto la porta ed era vestita, a lei piaceva molto truccarsi, vestirsi, nonostante le sue umili origini. E a un certo punto mi ha detto: vieni avanti Nico, perché sto aspettando Diego. E io pensavo scherzasse. Poi però mi ha detto dai, perché mi ha telefonato, era a Brescia ma un bel po' di tempo fa, adesso fra poco arriva. E per 5 minuti ho capito che lei pensava di parlare con Nico, che era mio cugino, vicino di casa. Da lì
non vi sto a dire, perché non voglio procurarvi né malinconia né tristezza, non vi sto a dire che cos'è accaduto in quella sua vita e nella mia di vita, perché parlano tanto dello sguardo dei malati, lo dicevo prima Rita in macchina, parlano tanto dello sguardo dei malati, Marco, ma purtroppo cambia soprattutto lo sguardo di chi deve affrontare la questione, di chi prova affetto, di chi prova del bene, della considerazione per questi malati. Cambia quello sguardo. Il mio sguardo da allora non è più stato lo stesso. Più. Basta. Perché vi dico questo? Perché io ho superato un calvario, un vero e proprio calvario. Cambiavo donne in continuazione, donne intendo nel senso badanti, ma era un supplizio continuo e non riuscivo a gestirlo, ero disperato. Nello stesso tempo lei tirava fuori il peggio di sé pur non riconoscendomi a volte, e quindi è stato dilaniante quel tempo. Mi ha cambiato la vita, mi ha portato una consapevolezza tardiva rispetto anche alle mie miserie, alle mie sciocchezze e al mio investimento sull'ego a volte imbecille, e ho capito quanto sia importante quello che ho visto ieri pomeriggio al Paese Ritrovato, dove sono stato bene perché li vedevo ridere. Invece io andavo a cercare strutture nel Veneto, perché mia madre abitava sull'altopiano Veneto, andavo a vedere strutture e uscivo con dei nodi in gola, uscivo con un pianto a volte isterico e dirompente. Quindi dicevo, ma come faccio a lasciare qui mia madre in queste condizioni? Con questo senso del comando, vada lì, forza, che più tardi deve mangiare, se lo ricorda? Ma non è così che va. E invece ieri ho visto con quanta delicatezza, quanta cura, quanta generosità, quanto bisogno di affetto. Attenzione, perché per dare affetto bisogna avere bisogno di affetto, se no non si sa conoscere il percorso e neanche il meccanismo. Trattano questi malati, che non sono malati, e concludo. A volte sono bambini giocosi che ci trasmettono poesie. Ieri, in questo film, ho per la seconda volta, perché l'ho visto 2 volte, essendo parte in causa, ho sentito il pensiero di questa donna, che è un ospite di questa struttura, che ha detto: finché noi trasmettiamo un sorriso a qualcuno e quella persona ci sorride, non saremo mai soli. Grazie a voi. Torno dopo. Vado a fare l'intervista. Sì, allora nel frattempo chiamerei anche Andrea Frassoni, che è l'autore insieme a Marco Falorni del docufilm. Ecco. Allora, voi cosa dovete dirci, cosa volete dirci? Noi poi abbiamo preparato un 10 minuti, un riassunto del docufilm che potete trovare comunque su Rai Play, sulla piattaforma. Il docufilm dura 50 minuti circa. Marco, la tua esperienza, la tua... È un po' come ieri sera, no? Quando abbiamo fatto parlare dopo Diego, che si può aggiungere? Nulla. Vi possiamo magari spiegare come abbiamo approcciato questo percorso. Forse questo può essere curioso e interessante. In realtà io ho fatto il regista, sì, va bene, l'ho fatto, con Andrea abbiamo scritto, sì, va bene, io dico sempre abbiamo scritto. In realtà ci siamo messi a disposizione del Paese Ritrovato e di questi protagonisti. Abbiamo fatto i sarti, io dico sempre, abbiamo cucito, ci siamo lasciati guidare dal flusso emozionale, quello sì. Il nostro filtro è servito per poi realizzare questo prodotto. Ci abbiamo messo la nostra professionalità, però credo un po' come fanno loro, no? Ci hanno messo la loro professionalità, le loro risorse, il loro impegno, però ci hanno messo poi le loro persone, il loro cuore, il loro filtro per fare quello che stanno facendo.
E prima non ero distratto, non stavo mandando messaggini, mi segnavo delle cose perché non volevo dimenticarle. Adesso provo a ricordarmele, se no le leggo, perché l'obiettivo di questo documentario, che ha dei paletti molto precisi, scientifici, questi ci sono stati regalati da Marco, da Mauri, da tutto lo staff della Meridiana, è un progetto che è iniziato 3 anni fa. Molte interviste hanno dei protagonisti che oggi sono in un'altra condizione perché la malattia ha fatto il suo percorso, ovviamente. Però poi ci abbiamo messo quello che loro ci trasmettevano, cioè quello che Diego ha detto, queste persone ci hanno, lascio la parola ad Andrea, ha dato delle perle e noi le abbiamo prese, le abbiamo contestualizzate, abbiamo cercato di alleggerire. Perché? Perché volevamo fare non un'opera d'arte come sono quelle che voi trovate qua. Però ci lusinga presentarlo qua, questo tour, perché poi parleremo del tour, ma parlerei di questo documentario che è nato come documentario, poi qualcuno lo chiama film, qualcuno lo chiama opera. Magari fosse così, non è merito nostro nel caso, abbiamo, ripeto, semplicemente dato anima a quello che c'era già. Ecco, ci limitiamo a quello, non abbiamo inventato nulla. E se fosse così ci piacerebbe raccontare attraverso questo pezzo unico cosa vuol dire essere soli, perché siamo in una società dove siamo soli. Se non possiamo parlare di arte, mi piacerebbe che fosse un pezzo unico e qua ci sono delle persone, una in particolare, Dario Bolis, che come persona e come Fondazione Cariplo già aveva sperimentato con noi questo percorso, perché comunicare le emozioni è molto difficile. Parlare di televisione e associarla all'arte oggigiorno è veramente impossibile. Però questo è un prodotto, io dico... no, beh, c'è anche quello, è giusto che ci sia, è utile, però noi abbiamo un altro percorso, no? Emozionale, il tuo serve per dare delle direttive, no? Per cui ha uno scopo diverso, la comunicazione se non la tratti d'arte ma la tratti in un certo modo ha delle sembianze che si possono avvicinare, no? A questo tipo di emozione, che è quello che abbiamo cercato di fare noi, tanto è vero che dopo questa esperienza stiamo cercando di chiedere a RAI e a chi ci vorrà dare una mano di continuare questo percorso della solitudine, perché qui abbiamo affrontato l'Alzheimer, però con Dario abbiamo parlato dei ragazzi del bullone, ad esempio, che è un'altra fragilità, un'altra criticità, i ragazzi del reinserimento della Beccaria, per esempio, cioè, ci sono Pizza Out, adesso non voglio fare concorrenza alla Meridiana perché il pezzo unico della Meridiana è il primo pezzo, secondo me, di un racconto di quello che noi vorremmo far implodere nei colori delle emozioni, perché alla fine poi, dicevate no, la normalità, chi è sano? Io non mi ritengo sano, oggettivamente. No, l'Alzheimer forse ancora no, ma magari... Cioè, comunque non siamo tutti sani, siamo tutti potenziali caregiver, tutti potenziali malati di Alzheimer, tutti potenziali padri di un ragazzo che magari diventa un delinquente e poi lo recuperi, tutti potenziali genitori di un ragazzo autistico, siamo tutti dei potenziali. E allora se riuscissimo a essere... la parola che avete detto voi, inclusività, riuscissimo a utilizzare quel mezzo televisivo, cinematografico per includere e non escludere, cioè il messaggio della Meridiana è la bellezza. Noi abbiamo cercato di fare una cosa bella, con degli sguardi belli che siamo riusciti a cogliere, perché li avevamo comunque, non li abbiamo inventati, e riuscire a fare un prodotto, comunque un film, un'opera, mettetela come volete, bello per includere, non per escludere. La fragilità non deve allontanarci. Noi abbiamo un compito, quello della comunicazione, di poter includere. Per cui il Paese Ritrovato include persone, li ospita. E stiamo parlando di Alzheimer. Non dico che lo dimentichiamo, perché questa è una critica che magari no, qualcuno potrebbe fare. È comunque un tema drammatico. Però abbiamo cercato di raccontarlo in tutte le sue sfaccettature, sapendo quale poi è il fine ultimo. Scusate, mi sono allungato, però volevo condividere il dietro le quinte. Cercherò di essere breve allora. No, quello che voglio dire è un po', riprende quello che ha, una riflessione che ha fatto ieri Marco Fumagalli a Monza, al Teatro Manzoni, che abbiamo fatto questa prima proiezione del tour, no? E questo prodotto segue quella linea. Quale linea? Quella di in qualche modo vincere dei pregiudizi. Sembra una frase importante, ma cerco di portarla anche un po' alla mia storia personale.
Io ho fatto servizio civile a Lissone, a Casa Agostoni, e ogni tanto chi lavorava lì come servizio civile andava nella parte dedicata all'Alzheimer, e ovviamente, il fatto che fossero tempi diversi e via dicendo, si ha un impatto molto duro e complicato, no? Con questa realtà. Quando poi abbiamo conosciuto il paese, no? All'inizio la cosa che ci aveva spinto era una curiosità, perché era una struttura particolare, no? L'idea del villaggio dedicato a... In realtà poi, quando abbiamo conosciuto le persone che ci lavorano e che ci vivono, no? Gli ospiti e i familiari che lo frequentano, abbiamo, almeno dal mio punto di vista personale, abbiamo vinto questo pregiudizio, no? All'Alzheimer, qualcosa di complicato. Certo che è qualcosa di complicato, qualcosa di difficile, qualcosa che quasi la gente non vuole sentire. In realtà, quando poi uno è lì, vince questa barriera, o comunque molto di questa barriera decade, no? Lo diceva prima Diego, no? Sorridono, insomma, danno dall'idea che si può parlare di questa malattia, di questa patologia in maniera diversa, perché magari con una cura diversa questo pregiudizio che magari uno ha all'inizio in realtà viene meno. E con il documentario abbiamo provato a fare questa cosa, perché comunque non è facile anche proporre a Rai Documentari piuttosto che altri emittenti una storia dedicata a persone che hanno l'Alzheimer. Anche loro ci hanno creduto e poi il risultato è positivo, perché si può fare, come diceva Marco, su altre realtà, no? Su i carcerati del carcere minorile di Beccaria, piuttosto che con i ragazzi autistici di Pizza Out e altre cose. Secondo me chi fa questo lavoro e ha queste occasioni di raccontare queste storie, è giusto che racconti queste realtà proprio per farle conoscere a più gente possibile e magari far cadere questo tipo di pregiudizi. E questo è un tema molto attuale, C'è una parola che rincorre molto in questo periodo, che è l'ageismo, cioè c'è una sorta di accanimento, no? Quasi istintivo nei confronti di chi ha, diciamo, un'età e dei vantaggi forse anche, ecco, rispetto ad altre generazioni diverse, ma con quest'idea ancora di dividere, no? Anche di dividere per categorie, per gruppi di persone. A me fa veramente molto piacere affrontare questo tema, che è poi il tema del tour, questo, cioè il tour vuole cercare di far comprendere alle persone che esiste una cultura della persona con demenza, cioè come esiste una cultura infantile tipica, no? Ma esiste anche una cultura della persona con demenza, cioè le persone che vivono questa esperienza hanno dei pensieri forti, hanno dei ragionamenti forti, il loro parere va tenuto in considerazione, e tutto questo è a loro vantaggio. Noi lo stiamo vedendo quotidianamente. Noi insieme alla dottoressa Zanetti adesso stiamo lavorando, che è qui la geriatra del paese, che io ringrazio per essere qui, stiamo lavorando proprio su questo tema, cioè sul cercare di capire come loro ad esempio interpretano l'ambiente, senza filtri, non siamo noi che dobbiamo interpretarlo, o come loro interpretano la vita, no? E questa è una cultura loro, questa è una cultura tipica loro, no? Come le poesie che dicono, come le cose che fanno. Io ricordo azioni di persone che assolutamente normali, che sono... Ricordo la visita di un ministro, forse Roberto c'era al paese, che era venuto il ministro Colao, durante un pomeriggio al paese, mentre c'era una balera in corso nella piazza del paese, e c'era molta confusione. Il ministro stava passando e una signora dall'appartamento gli ha buttato giù un secchio d'acqua. Non si può fare rumore a quest'ora, no? Allora, questa azione noi come la consideriamo fuori da un ambiente di questo tipo? Un'azione assolutamente normale, no? E quello è un successo, no? Forse un po' meno per Colau, ma però è un successo, capite? Allora perché la devo identificare in quel modo?
è un'azione naturale. Allora, quando noi inizieremo a capire che questa naturalità è a portata, no? Di visita al museo, è a portata di andare al parco, di scrivere un racconto o di arrabbiarsi, allora avremo fatto qualcosa di significativo. E questo docufilm ha un po' questa idea. Noi, proprio per l'occasione di oggi, abbiamo condensato in 10 minuti il docufilm, che dura 52 minuti, per cui, se siete d'accordo, io farei vedere questi 10 minuti. Chiedo, perfetto. Tempo, ti sembra di rincorrere il tempo, ma il tempo sei tu. Umanità. L'umanità è l'insieme degli esseri viventi. Solo uniti saremo più forti e anche più umani. Essere amati. Essere amato mi fa venire voglia di amare. Essere amati ci fa sentire completi. Raffaello, Carla e Anna Maria sono gli autori e le voci che avete appena ascoltato. Quanta vita, quanto sentimento, quanta saggezza c'è in queste parole, in queste 3 poesie. Loro sono i residenti del paese ritrovato, dove vivono le persone con Alzheimer. Ma se fra queste voci ci fosse quella di mio padre, di mia madre, di mia sorella, come mi comporterei? Cosa farei? Mia mamma e mio papà sono le mie origini. Sono ancora loro? Allora, io ricordavo di sì, invece vedo che lì c'è la data di morte, quindi no. Non ricorda delle cose della sua vita, ma delle cose importantissime, dei capisaldi, per cui ogni giorno quando si sveglia al mattino si fa delle domande, si pone delle domande che non ricorda e a cui non riesce a darsi risposta. Me le tengo sempre lì presenti, però non mi ricordo il momento, l'attimo del funerale, non me lo ricordo assolutamente, questo è il dramma. Quindi ogni volta che leggo la data di morte è un grande imbarazzo. È un grande imbarazzo perché non ne sono preparato, cioè io non ricordo la morte. Il futuro ha una cosa inevitabile, inesorabile, che è l'evolversi della malattia. E lo vediamo continuamente. A ogni incontro vediamo che abbiamo perso un pezzettino di terreno. Marco non è nato a Venezia, però praticamente ti senti veneziano, Marco. Sono nato a Venezia. Ti ho fatto nascere io. Tu mi hai fatto nascere a Venezia. Mamma che sono. Io sono Marco. Io non me lo ricordo. Cosa ci aspetta il futuro lo sappiamo. Finché il futuro ha una mamma così tranquilla, serena, ok, va bene così. Mia madre aveva raccolto tutti i ritagli di giornali sulla perdita di memoria e quindi era perfettamente cosciente di questo suo problema. E quindi ci siamo resi conto che lei stava cercando di nascondere questa malattia, ma ne era consapevole. Mia madre è morta a casa perché ce lo siamo potuti permettere, ma chi ha uno stipendio non ce la fa. E quindi questa è una malattia per cui deve esserci un salvagente per le persone che non possono permettersi tutto questo e avere un aiuto consistente anche economico. Non ci sei più e di te penso spesso al passato, eppure se te ne andassi niente sarebbe più lo stesso.
ti ho salutata 100 volte e allo stesso tempo non sono pronto a salutarti. Tante volte è meglio non ricordarlo. E almeno io sono fatta così. Perché che fai a ricordarlo, poi ti metti a piangere. Io non voglio piangere, per cui... Probabilmente si è dimenticata, cioè senza probabilmente, sicuramente si è dimenticata delle cose brutte, tra virgolette, comunque dei dispiaceri che ha avuto nella vita, e quindi adesso è una persona serena, fondamentalmente è una persona serena. Questa è una cosa forse positiva della malattia. Sono assolutamente convinto che chi ha l'Alzheimer abbia necessità anche di avere un certo tipo di immagine. Quindi significa che allo specchio lei aveva ancora quella forma di vanità che secondo me vive sempre in una persona, in un essere umano. A me è toccato l'onore di essere stato invitato un paio di volte in centri dove gravitavano intorno a me persone con l'Alzheimer. Con un gruppo di collaboratori miei abbiamo pettinato, truccato, vestito delle donne ma anche qualche uomo, e io ho visto che tutto si è trasformato in sorriso. Io quindi sono convinto che star dietro con le carezze e anche con un po' di trucco, quelle persone mi sembravano improvvisamente tornate tutte e tutti bambini. Ed era bello, era piacevole, perché paradossalmente io mi sentivo parte di loro. Una malattia molto devastante, e non solo per chi ce l'ha, perché ti ruba tutti i ricordi, ti ruba tutta la vita, ma è una malattia devastante anche per i caregivers, per chi gli sta vicino, perché chiaramente ti porta via la persona. In questo caso mi ha portato via mia madre. Non riesci molto a fartene una ragione, perché è una malattia che ti spegne la persona giorno per giorno. Io quello che per me mi riporta ancora a mia madre è il suo sorriso, perché è l'unica cosa che mi resta. Puoi spegnere un attimo? Ti devi proteggere, come fai? Proteggiti. Un meteorite! Oddio! Bravissimo, che paura, che paura! Meteorite ci ha fatto fuori la bicicletta. Come reagiamo? La tecnica che ho utilizzato durante le videoriprese è la stessa tecnica che utilizzo anche durante il teatro. Me la faccio da stupore. Che si chiama improvvisazione guidata in scena, perché avendo loro difficoltà mnemoniche devono in qualche maniera essere rinfrescati in quello che stanno facendo molto spesso. Contenta. Il regista mi spiegava l'inquadratura di cui aveva bisogno e quindi prima che arrivasse l'attore immaginavo una situazione che potesse essere utile per raggiungere efficacemente la messa in scena di quella emozione o quell'espressione. C'è chi conosce la mia storia e tutto ciò che non ricordo più. La vita delle persone affette da demenza cambia la capacità di capire l'ambiente, cambia la capacità, e purtroppo spesso si perde, di riconoscere i familiari, i propri cari, gli amici. Però ritengo che non si perda il linguaggio di certe emozioni, e sono profondamente convinto che anche nella persona affetta da una demenza la capacità di ricordarsi dei rapporti, quanto è stato più significativo, del capire il colore degli affetti di un nipotino o di una moglie o di un marito, restano dentro nel cuore. Resta la capacità di percepire l'amore, resta la capacità di percepire gli affetti,
resta la capacità di percepire che non è solo del suo percorso di malattia. Sorridono e io che penso per quanti problemi io possa avere, quante cose possono andare male nella mia vita personale, nella mia sfera personale, magari un po' le mie sfortune eccetera, io penso ma cioè, cos'è in confronto a queste donne, a questi uomini che non stanno bene, però sorridono. Penso che abbiano una forza che non so se io ho. Troppo bella la vita per sciuparla, bisogna ridere e viverla, riempirla questa vita. Non so di che cosa, ma va riempita. Buttiamo dentro tutto fa esperienza. È vero che tutto fa esperienza. Ciao Anna Maria. Dimentico chi sono stato prima, ricordo e poi dimentico persone, cose, lacrime, sorrisi condivisi. Stato un essere pensante, dimentico. Non ricordo più chi sono e non so che fine ha fatto la mia vita. Giovanna è... Dio che spavento, è un agguato. No, ci sono. No, tra l'altro una comunicazione di servizio, diciamo che noi l'abbiamo registrata, se per voi non è un problema poi la manderemo sul nostro canale YouTube oggi questo incontro, perché ve lo dico per una questione di privacy, visto che abbiamo parlato tutti e bisogna, se vi fa piacere, noi la pubblicheremo volentieri sul nostro canale, in cui ci sono anche tutte le conversazioni d'arte e altre cose, ma mi sembra che questa sia una conversazione particolarmente importante. Grazie. Volevo ringraziare. Allora, lascio a te i ringraziamenti e invece vi invito, per chi vuole, tra di voi, visitare il museo. Ci sono i nostri ragazzi nelle sale, io li chiamo ragazzi tutti, i nostri ragazzi, per cui ci fa piacere se volete visitare anche questa mostra particolarmente importante. Per cui il Presidente della Repubblica, questo lo posso dire, ci ha mandato la medaglia di rappresentanza. Chiudiamo così, no? No, beh, io ringrazio tutti i presenti, tra l'altro ringrazio Monica che poi ci ha sostenuto. Adesso il progetto culturale parte, quindi poi vi aggiorneremo, penso, insomma, alla metà dell'anno prossimo, no? Il 24, cercheremo di capire come andremo avanti. Ringrazio l'associazione Tuia Lab che è venuta qui da noi, ringrazio la Fondazione Manuli, ringrazio la Fondazione, ringrazio tutti i presenti e a presto allora, e grazie chiaramente a voi per l'ospitalità. La pubblicità migliore è il passaparola, l'abbiamo visto, per cui cerchiamo di far passare questo messaggio che avere l'Alzheimer non vuol dire stare chiusi in casa o necessariamente stare in una casa di cura. Grazie a tutti.